Ed eccoci qui in un altro video in cui parlo della mia esperienza come rappresentante dell'istituto degli studenti al liceo. In realtà sono stato eletto anche all'università, però non avendola ancora finita e essendo stato 2 volte in Erasmus non è che abbia fatto tanto. Racconterò quindi solo i miei 3 anni da rappresentante al liceo Juvarra di Venaria. Fin dal primo anno di liceo, quando sentii per la prima volta questo ruolo da rappresentante d'istituto, l'idea mi ispirava e mi sarebbe piaciuto diventarlo. Vedevo i rappresentanti attuali come figure mistiche che tenevano il peso di poco meno di 1000 studenti, con grandi responsabilità, quasi come se fossero delle celebrità. E io, che avevo solo 14 anni, pensavo che non ce l'avrei mai fatta diventare come loro. Mi candidai quindi solo come rappresentante di classe e per fortuna venni eletto. Il compito era fare un po' da segretario per la classe, quindi fare da ambasciatore per le richieste dei professori, rappresentare la classe durante i consigli di classe con i genitori e gli insegnanti e altri piccoli lavoretti. Già questo mi faceva sentire responsabile, perché la classe in alcuni momenti contava su di me. E la cosa migliore è che una volta al mese potevo partecipare ai comitati studenteschi, indetti da rappresentanti d'istituto con tutti i rappresentanti di classe della scuola, per informare su varie iniziative e discutere su determinati ambiti, il che mi avvicinò sempre di più al loro ruolo e mi fece capire di cosa si occupavano. Durante il secondo anno ero deciso che mi sarei candidato come rappresentante d'istituto, ma sapevo che era troppo presto. Di solito si candidano quelli di quarta superiore, e solo quell'anno lì, perché il terzo anno è ancora un po' troppo presto e durante il quinto c'è l'esame di Stato. I piani però per me non erano quelli scritti. Col mio amico e il mio compagno di Mille Avventure Future, Dario, che conobbi perché fece il corso di teatro con me, programmammo di candidarci insieme l'anno successivo, battendo il record di un anno rispetto alla normalità. Nel secondo anno rimanemmo solo rappresentanti di classe, ma nel frattempo iniziavamo ad impegnarci sempre di più a conoscere nuove persone, fare connessioni, amicizie, come avevamo già fatto durante il primo anno, così da avere un supporto ancora più grande nelle elezioni dell'anno successivo. Durante il terzo anno ci candidammo con i nostri 2 cari amici, Edoardo e Riccardo, un anno più grandi ma tra i più intelligenti della nostra scuola, visto che si viene eletti in 4. Ovviamente per essere eletti bisognava prendere la maggioranza dei voti rispetto agli avversari, e non viene eletta la lista completa, ma i singoli studenti con il maggior numero di voti. Di solito nelle nostre scuole non c'erano mai state liste, ovvero studenti che si mettono insieme per candidarsi insieme, mentre quell'anno lì per la prima volta ci fu un'altra lista contro di noi, di studenti abbastanza popolari, il che fece diventare le elezioni di tutti e 4 noi molto più difficile. Durante la propaganda elettorale dovevamo fare il giro delle classi per raccontare il nostro programma, e a una settimana prima dei voti ci sarebbe stato il dibattito tra le liste, con un tot di classe ogni ora, e quindi dovevamo ripetere il dibattito per 6 ore. Era il primo momento che davanti a un pubblico dovevo fare un dibattito, e fu all'inizio abbastanza stressante, ma si rivelò divertentissimo. Dopo il conteggio dei voti venimmo eletti tutti e 4. Ciò vuol dire che avevamo preso all'incirca più del 75% dei voti, e ciò ci riempì di gioia, ma sapevamo che da quel momento ci saremmo dovuti impegnare molto. Durante l'inizio del secondo anno, io e Dario creiamo la pagina Instagram del giornalino della scuola, visto che la versione cartacea, tipo giornale, non veniva più letta. All'inizio scrivevamo articoli che però lì non venivano considerati tanto. Allora iniziamo a postare meme, per avere un linguaggio più della nostra generazione. E funzionò perché aumentammo di molto i follower. Quando poi diventammo rappresentanti d'istituto in terza, decidemmo di trasformare la pagina Instagram del giornalino a pagina ufficiale del liceo per foto e video della scuola e le comunicazioni che volevamo dare. Ciò di cui ci occupammo durante l'anno fu le assemblee di istituto. Una volta al mese potevamo organizzare una giornata senza lezioni in cui venivano fatte diverse attività, come dibattiti, tornei sportivi e altre attività informative. Il merchandising, ovvero le magliette e le felpe con il logo di quell'anno che avrebbe vinto il concorso. E questa fu la prima felpa che facemmo. Il contest per le foto migliori e la creazione degli annuari scolastici. Ed eccolo qua. Alla fine abbiamo anche la nostra foto in cui abbiamo messo anche un discorso, e infine la parte più formale era partecipare ai consigli di istituto con le cariche più alte della scuola, come il preside, i rappresentanti dei genitori, i rappresentanti degli insegnanti. Essere stato rappresentante mi ha fatto crescere tanto. Quando venni eletto avevo solo 16 anni e già avevo alle spalle responsabilità e visibilità per tutto ciò che facevo. Alcuni professori criticarono il fatto che molte volte dovevo uscire dalla classe per occuparmi di delle faccende. A me invece gasava, perché mi staccava dalla monotonia delle lezioni e mi permetteva di crescere al di fuori delle lezioni. Quindi era molto stimolante.
Con il mio amico Dario, che siamo caratteri molto forti, ci furono molte discussioni su come organizzare o su nostri pensieri diversi. Eravamo quasi una competizione tra di noi, un misto tra amore e odio, ma poi alla fine insieme lavoravamo molto bene. Il quarto anno, data la mole di lavoro che ebbi l'anno passato, decisi di non candidarmi come rappresentante d'istituto, ma bensì a rappresentante della consulta degli studenti, un ruolo che permette di rappresentare la mia scuola a livello provinciale, quindi tutta Torino, e lasciare quindi ad altri il posto da rappresentante d'istituto. E io e Dario fummo di nuovo eletti insieme come rappresentanti della consulta, ma gestimmo anche il dibattito tra le liste che si sarebbero candidate come rappresentanti d'istituto quell'anno lì. Dopo la grande popolarità che portammo l'anno precedente a questo ruolo, le persone che si candidarono furono 11 per solo 4 posti e gestire il dibattito fu molto divertente. Era come se fossimo presentatori di uno show. Partecipammo comunque ai comitati studenteschi indetti dai rappresentanti e avendo già un anno di esperienza aiutammo i rappresentanti attuali, facendo anche un po' da disturbatori, facendo ridere le persone che erano lì. E li aiutammo anche nell'organizzazione delle assemblee, delle feste, del merchandising. In particolare nelle assemblee andavo in giro per la scuola a fare delle foto e a controllare che tutto si svolgesse secondo i piani. Poi però il Covid ci richiuse in casa e quindi non potemmo fare altro che organizzare le foto, gli annuari e le felpe dell'anno. Questo è l'annuario di quell'anno e visto che eravamo a distanza, ognuno doveva mettere la propria foto nella pagina, tipo così. Alla fine abbiamo avuto anche quell'anno una pagina dedicata a noi, ed eccola qua, con i rappresentanti e io e Dario. Poi la felpa è questa, con il logo. Durante la quarantena il preside mi scelse per un'intervista per rappresentare la mia scuola e ciò mi diede la motivazione per pensare di ricandidarmi l'anno successivo. Dopo la fine della stagione da animatore ero carichissimo per ricandidarmi, ma per il mio ritorno volevo che tutto fosse perfetto, con le migliori persone e che tutto filasse liscio. Decisi di candidarmi quindi con altri 3 studenti di quinta, tra i più intelligenti e carismatici che abbia mai conosciuto, Adese, Marea e Gianluca, quest'ultimo che aveva già fatto il rappresentante l'anno precedente, e con il nome della lista Final Destination. E venni anche eletto rappresentante della consulta con Dario, quindi ero entrambi i ruoli. Tutto quello che era stato fatto l'anno passato doveva essere fatto meglio, perché le aspettative su di noi erano altissime. Stabilimmo quindi delle commissioni con i migliori studenti su determinati ambiti, come le assemblee, le feste, il merchandising, lo sport, per avere un ruolo maggiore in questi contesti. Per il poco tempo che potemmo fare qualcosa, prima che ci richiusero per la seconda ondata, organizzammo diverse iniziative, per esempio una sensibilizzazione su vari temi, come il DDL ZAN, la giornata della memoria e l'ambiente. Durante le ultime settimane organizzammo lo Juvarra Fashion Week, per la prima volta nella nostra scuola, con diversi temi. In pratica, per una settimana tutti gli studenti dovevano vestirsi con un certo dress code, e questa iniziativa fu un successone. Il progetto più grande che organizzammo fu una raccolta fondi devoluta alla Caritas della città, e andammo persino al comune con il sindaco per organizzarla. E alla fine raggiungemmo una somma di 950 euro raccolti. Con la consulta entrai nel mondo politico delle scuole ed ebbi anche vari conflitti con i partiti estremisti all'interno di questo mondo, e questo mi insegnò molto per quanto riguarda la politica e le dinamiche all'interno. E poi, come ogni anno, facemmo le felpe e gli annuari. Questo è l'annuario, con alla fine la foto con me e Dario e con gli altri rappresentanti. E la felpa è questa, con il logo dell'anno. In conclusione, il mio percorso da rappresentante d'istituto è stato molto di più di una semplice esperienza scolastica. Ha rappresentato un viaggio emozionante e stimolante attraverso il quale ho imparato le sfide e le gioie connesse alla leadership, alla responsabilità e alla collaborazione. Essere eletto rappresentante ha significato non solo rappresentare la mia scuola, ma anche assumere un ruolo di guida e gestione che ha plasmato la mia crescita personale. La consapevolezza di essere il punto di riferimento per gli studenti ha alimentato il mio impegno e la mia dedizione, spingendomi a superare le mie stesse aspettative. Le lezioni a scuola apprese non sono state solo accademiche, ma hanno riguardato anche la gestione del tempo, la capacità di risolvere problemi e la comprensione delle dinamiche sociali all'interno di una comunità. Ogni lezione, ogni dibattito, ogni iniziativa organizzata ha contribuito a costruire una consapevolezza di me stesso
e delle mie capacità che va ben oltre l'ambito scolastico. Collaborare con persone appassionate e motivate è stata una parte fondamentale di questo viaggio. Le amicizie che ho formato, i legami che ho creato con gli altri rappresentanti sono diventati pilastri solidi su cui ho costruito il mio percorso. La capacità di lavorare come team è stata cruciale, insegnandomi la forza che può scaturire dalla diversità di opinioni e dal rispetto reciproco. Ringrazio soprattutto Dario per essere stato il mio compagno di viaggio in questa esperienza, sebbene in due strade e orizzonti diversi. In definitiva, il mio percorso come rappresentante di istituto è stato un capitolo cruciale nella mia crescita personale, ricco di sfide, successi e imparare costante. Sono grato per ogni opportunità che mi è stata data di fare la differenza nella mia scuola e nella vita degli altri studenti. Guardo il futuro con entusiasmo, consapevole che queste esperienze continueranno a influenzare positivamente il mio cammino. Questo era tutto, a presto.